Ragazzi, bentornati sul mio canale. Oggi ci troviamo a Montesilvano, presso la casa di un caro amico del canale. È un appassionatissimo non solo del canale, ma già nella sua vita fa tanti lavori eccezionali. Oggi siamo qua, come vedete, di fronte a un pozzo. Che cosa andremo a fare? L'avevo anticipato qualche video fa, parleremo di geotermia. Partiamo in quarta proprio con la descrizione di questo impianto, che sarà un impianto che userà delle fonti naturali come l'acqua di falda attraverso questi pozzi artesiani. Dopodiché entreremo anche per vedere la funzione del fuoco, ovvero il camino che questo amico del canale, che adesso vi presenterò, Graziano, utilizza per andare a scaldare l'acqua del pavimento. Quindi in estate e in inverno avremo questa doppia funzione. Tutte le spiegazioni fra 4 secondi. Iscrivetevi al canale e buona visione. Cari amici del canale, vi avevo accennato che sarebbe partita la geotermia. Tanti di voi mi hanno chiesto quando parte Gianni. Vedete, ci sono tante serie che stanno partendo e ognuna per soddisfare quelle che sono le richieste di energia, di produrre energia elettrica, piuttosto che questa serie sulla geotermia. E adesso spieghiamo bene nei dettagli cos'è e a cosa serve. Che ragazzi, io stavolta mi sono fatto prendere la mano. Questo video, ragazzi, partiamo in una maniera incredibile, già solo a guardare questi accessori, questi prodotti, questi termometri, pompe, valvole, tubi, ventole, eccetera. Già capite che questa serie sarà non solo, spero che vi piaccia, ma anche molto utile. Andremo a utilizzare la geotermia per lo scopo di questo canale, cioè l'utilizzo delle risorse naturali per produrre energia. Quando parliamo di fotovoltaico, di eolico, produciamo corrente, ebbene con la geotermia produciamo temperatura. Che cos'è la temperatura? È quello che ci serve in inverno quando dobbiamo scaldarci ed è quello che ci serve in estate quando dobbiamo raffrescare le nostre case. Ebbene, in questa serie Geotermia video numero 1 vi presenterò un amico del canale, Graziano, che ha molta manualità, capacità e esperienza. Ebbene, in maniera semplice ha costruito un impianto duplice per casa che andrà a scaldare e a raffreddare. La cosa bella qual è? Che ha utilizzato quasi esclusivamente prodotti di recupero, cioè prodotti usati, prodotti presi dal rottamaio dell'energia. Sapete, coloro che sono i beni che sono stati smantellati, smontati. Ebbene, attraverso il riutilizzo, quindi il non spreco e quindi il risparmio e quant'altro, perché questo poi aggiunge tanti elementi tecnici di capacità e quindi la capacità di fare le cose, che è su questo canale il fondamento. Ebbene, lui attraverso i prodotti riciclati ha costruito un sacco di cose. È un caro amico del canale che segue il canale, ha capacità personali. Adesso questa era l'introduzione che avete visto. Adesso andiamo all'interno di tutti gli aspetti tecnici, come al solito, e questo sarà un video veramente lungo perché voglio veramente sviscerare tutto quello che ha fatto Graziano e lo andiamo a vedere nei minimi dettagli. Ora, ci saranno alcuni prodotti da comprare, altri da trovare, e il bello di questo video sarà proprio questo. Ragazzi, a tutti voi quindi un buon riascolto dopo la sigla di 4 secondi già iniziata e andiamo subito sul pozzo in questo paesino in provincia di Pescara per andare a vedere che cosa ha fatto Graziano. Buona visione ancora, ragazzi. Ragazzi, per gentile concessione ci troviamo a casa di Graziano, un amico del canale appassionatissimo e, devo dirlo, anche con grandi capacità. Ora facciamo rispondere a lui, ci facciamo descrivere l'impianto. Io sono proprio di fianco al camino che è oggetto di questo video, dove insieme al pozzo produrranno queste due temperature. Il pozzo, l'abbiamo detto già all'esterno, serve a produrre un'acqua che ha una temperatura stabile. Graziano, innanzitutto ciao. Quant'è la temperatura del pozzo? Siamo sui 17 gradi. Estate-inverno. Ragazzi, questo è già un primo dato identificativo eccezionale. Quando dobbiamo utilizzare un'acqua a 17 gradi per raffreddare, ovvero per dissipare il freddo che si è prodotto in un radiatore e l'altra parte del radiatore in casa produce il caldo, è sicuramente meglio che non andare a dissipare questo radiatore all'esterno, aria-aria, con una temperatura di 5, 6 o addirittura 0 gradi. Quindi abbiamo già un T termico, cioè una temperatura
una differenza termica tra l'esterno e l'acqua del pozzo che si aggira di solito intorno ai 10-15 gradi. Abbiamo quindi un'efficienza molto molto superiore. Ora farò diverse pause per spiegare bene i concetti che vengono espressi nei video. Se abbiamo il pozzo a 17 gradi, che sia estate o che sia inverno, ebbene il condizionatore che raffredderà d'estate o la pompa di calore che riscalderà la casa in inverno troveranno 17 gradi in quello che è lo scambiatore esterno. Chiaramente questo non si può utilizzare su quelle che sono pompe di calore aria-aria, cioè l'unità esterna con la ventola grossa, per parlare con termini semplici, ma ci vorranno quelli che sono pompe di calore che hanno lo scambiatore aria-acqua. Sarebbe a dire, noi l'acqua del pozzo che è a 17 gradi, se la facciamo girare in inverno, dove la temperatura dell'aria invece è 0,12, no, noi raffreddiamo il radiatore esterno a 17 gradi, cioè la differenza termica è di 15-13. E questo dà un'efficienza molto importante su quella che è la dissipazione. Il contrario d'estate. D'estate abbiamo 28, 30, 32 gradi, 35, ebbene nello stesso radiatore che però lavorerà al contrario, cioè butterà il freddo dentro, ebbene la temperatura del radiatore esterno verrà raffreddata dall'acqua che è a 17 gradi e non sarà magari i 40-45 a cui è arrivata nel radiatore. L'efficienza è proprio questa, cioè la stabilità a 17 gradi, che è una via di mezzo tra l'inverno e l'estate, crea un'ottimizzazione nella dissipazione che serve proprio a questo scopo. E vi ricordo anche che tutti questi impianti funzioneranno con quello che è il fotovoltaico, l'eolico che state già montando, quindi avremo veramente il funzionamento gratuito di tutte queste apparecchiature attraverso i video che già state seguendo. Ma andiamo avanti con Graziano che ci descriverà la prima fase di questo impianto, che è esattamente quella che riguarda l'inverno, cioè il camino e quindi il fuoco utilizzato per scaldare la casa. Vediamo come fa. Ora, Graziano, descrivici un attimo il tuo impianto, innanzitutto come sei arrivato a questa idea, a questa passione, a questa deduzione di fare questo impianto. Diciamo che inizialmente l'idea era quella di avere un camino, un classico camino. Però il mio progetto era quello di riscaldare casa con il camino e quindi ho comprato un focolare in ghisa. Questo è un inserto in ghisa dove poi è stato costruito intorno tutta la muratura. È un inserto in ghisa di circa 200 kg di peso. Cosa succede? Accendendo il fuoco all'interno di questo inserto in ghisa, tutta la ghisa si riscalda e tramite una ventola che è nella parte sottostante spinge l'aria calda che poi uscirà dalle bocchette. E quindi questo nasce come un camino ad aria calda? Questo nasce come un camino ad aria calda. Tu l'hai modificato, ma funziona ancora l'aria calda? Sì, è stato modificato, è stata aggiunto la funzione acqua calda. Ovviamente il riscaldamento ad aria continua a funzionare e è stato implementato con la funzione acqua calda. Ovviamente era un camino ad aria, quindi ho dovuto fare delle modifiche. Che cosa ho pensato di fare? Inserire una serpentina in rame, sono circa 24 metri di tubo di rame diametro esterno 14, dove circola dell'acqua che viene riscaldata appunto dalla fiamma e va a riscaldare un serbatoio esterno, un piccolo serbatoio. L'acqua prima di entrare nel serbatoio passa attraverso uno scambiatore, scambiatore a piastre, acqua-acqua, che è collegato, l'altra parte dello scambiatore è collegato con l'impianto a pavimento. Benissimo. Quindi il calore del camino riscalda la serpentina che riscalda l'acqua che va a finire sotto il pavimento. Mi vengono due domande da farti, Vai. Graziano. La prima è questa. Quindi tu hai una doppia funzione, l'aria non l'hai tolta, il che significa che mentre questo funziona butta aria calda dalle bocchette qua sopra. Esatto, io Primo aspetto. riscaldo da sopra e da sotto. Ottimo. E secondo, attraverso questo scambiatori classici, Esatto. che sia, andiamo a trasportare il calore del camino sull'altro lato dello scambiatore e circola in caldaia o circola sul pavimento diretto? Spiegami questa funzione, perché tu hai anche la caldaia a gas. Allora, Il desiderio di toglierla c'è? No, allora il discorso è questo. Ho pensato di avere un sistema a 3 funzioni. Io posso riscaldare il pavimento, quindi l'acqua nel pavimento, solo con il camino
e la caldaia a gas, cioè il camino pre-riscalda l'acqua che poi va nella caldaia a gas e la porta a temperatura desiderata, oppure solo con la caldaia a gas, quindi solo camino più caldaia a gas, solo caldaia a gas. Questo è possibile tramite delle valvole a 3 vie motorizzate che io decido come voglio riscaldarmi un qualsiasi determinato giorno. Ci fai vedere anche questi meccanismi di funzionamento? Assolutamente sì. Io già lo sapevo, ragazzi, però li ho dovuto chiedere per voi. Allora zoomiamo un attimino sulla zona in modo da vedere come Graziano ha creato questo impianto. Graziano, allora adesso ti sto inquadrando perché andiamo a descrivere proprio l'impianto, le 3 fasi che abbiamo detto. La prima è attraverso la fiamma creiamo il riscaldamento ad aria. Descrivici questa prima fase e abbiamo già l'inquadratura qua sulle strumentazioni che hai utilizzato. Allora, descrivimi questo progetto. Allora, è un piccolo quadro elettrico con un termostato digitale, adesso segna 17,2 come potete notare, ed è acceso. Questo termostato digitale è con il regolatore di velocità che è più in basso, non fanno altro che accendere il sistema. Appena io accendo il camino, una volta che quello display arriva a 45 gradi, che ho deciso io come impostazione, parte la ventola. La ventola posso regolare le diverse velocità. Quando il termostato scende sotto i 35 gradi, la ventola si spegne. Ovviamente io posso andare a dormire tranquillamente lasciando il camino acceso, perché poi si spegnerà in automatico. Questo è il sistema ad aria calda, che è il primo che ho ideato, quindi è la prima fetta dell'impianto. Esatto. Direi molto semplice. Mi sovviene una domanda, sai che su questo canale c'è sempre la sicurezza al primo posto, no? Tu vai a dormire, il camino è acceso, lui si spegne gradualmente, la ventola poi in automatico si spegne. E se va via la corrente? Se va via la corrente sostanzialmente non succede niente, perché comunque questo è un camino che non nasce senza ventola, quindi si aumentano un pochino le temperature, ma non succede niente. Perfetto, grazie di questo chiarimento, perché nel canale la sicurezza è sempre al primo posto, dobbiamo andare a prevedere anche quelle che sono malfunzionamenti piuttosto che anomalie dell'impianto. Grazie ancora, passiamo adesso alla seconda fase. Allora Graziano, passiamo quindi da questo che abbiamo già descritto, che è il riscaldamento attraverso l'aria riscaldata dal camino, e descrivici quello che invece è adesso il riscaldamento del pavimento, che è la cosa che più interessa agli amici del canale. Comunque complimenti, perché in abbinamento aria calda e acqua di pavimento niente male. Allora dici pure. Allora, qui abbiamo un altro quadro comandi, adesso lo accendiamo con l'interruttore generale. Ci sono 4, sono veramente 5 perché uno è doppio, termostati digitali. 4 di questi sono solo di visualizzazione temperature, non hanno nessuna altra funzione. Uno invece è per l'accensione di uno dei circolatori. Allora, adesso c'è un circolatore che è andato già in funzione, che è quello che fa circolare l'acqua dal serbatoio verso la serpentina che è dentro il camino. Questo perché? Perché appena accendiamo il fuoco, subito l'acqua dentro la serpentina si riscalda, e quindi abbiamo bisogno che l'acqua debba circolare immediatamente, altrimenti va in ebollizione. Ora, cosa potrebbe succedere? Potrebbe succedere che uno si possa dimenticare di accendere l'impianto, diciamo il quadro elettrico, e accende il fuoco. Ho pensato anche a questo, quindi ho inserito un termostato meccanico con una sonda montata sul tubo della mandata, dove praticamente quando la temperatura del camino inizia a salire, l'acqua si riscalda. Ovviamente sappiamo che l'acqua calda va in alto, quindi il tubo della mandata è verso l'alto. Il termostato meccanico accende questo quadro elettrico in automatico, anche se io effettivamente non ho
fatto l'accensione manuale e quindi inizia a funzionare in maniera indipendente. È ovvio che è sempre meglio fare l'accensione perché si potrebbero comunque raggiungere delle temperature elevate e qualche guarnizione, qualche tenuta potrebbe andare in surriscaldamento e quindi cuocersi. Non avremmo il problema delle ebollizioni in quanto, non essendoci in questo impianto circuito chiuso, avrebbe comunque tutto lo sfogo dei vapori all'interno di questo serbatoio. Esatto, l'unica cosa che si potrebbe ottenere è un po' di vapore che esce fuori, però non ci sono pericoli dovuti a qualsiasi esplosione, assolutamente no. Solamente le tenute potrebbero danneggiarsi. Ora, se inquadriamo qui, vediamo che ci sono diverse temperature. Questa è la temperatura dell'acqua in uscita dalla serpentina, cioè dopo che è stata riscaldata. Ovviamente adesso è 14 gradi perché il camino è ancora spento. E fra un attimo che accenderemo il camino vediamo a che temperatura circola e quant'altro. Esatto. Ottimo, ottimo. Quest'altra è la temperatura pre-miscelatore, perché ho dovuto aggiungere un miscelatore. Noi non vogliamo che l'acqua nel pavimento superi i massimo 45 gradi. Per il mio impianto a pavimento quella è la temperatura massima. Ecco, questo è un argomento interessante, Graziano, perché le temperature di circolazione dell'acqua non devono mai essere troppo elevate, perché sennò andrebbero a guastare quello che è la forma del pavimento, potrebbe addirittura creparsi o quant'altro. Tu ho visto che hai tutto un bellissimo pavimento di parquet, complimenti, molto eleganti. Quale problematiche potresti avere sul parquet in legno? Diciamolo ai nostri amici del canale. Allora, di per sé il parquet, ovviamente essendo legno, quindi un isolante, ma anche un materiale vivo che si dilata con l'aumentare e il diminuire delle temperature. Quindi dare molto calore per poi raffreddarsi, per poi dare molto calore ogni giorno, questo potrebbe causare dei problemi al legno, addirittura potrebbe staccarsi. Ecco perché non vogliamo raggiungere temperature molto elevate. Ovviamente io sotto il parquet ho qui ancora 5 cm, dai 5 ai 7 cm di cemento, di massetto, quindi non c'è il problema. È un impianto diciamo del 2006-2005, quindi adesso i nuovi impianti sono con meno massetto e quindi le temperature sono ancora più basse. Io mi posso permettere di arrivare sui 45-46 ecco, gradi. perché a me sembrava un po' alto, perché io consiglio sempre in questi casi di restare tra i 36 e i 40 gradi come temperatura di pavimento. Sia ben chiaro, dai 30 gradi in su il pavimento inizia a riscaldare, la casa si inizia a riscaldare. Semplicemente impiegherà un pochino di più di tempo per raggiungere la temperatura desiderata, però funziona tranquillamente dai 30 gradi in su. Perfetto, torniamo all'impianto. Allora, qui abbiamo, come abbiamo detto, la temperatura prima del miscelatore, poi abbiamo la temperatura del serbatoio. Cioè quel serbatoio dove l'acqua della serpentina va a scaricare. Quindi perché a 17 gradi in questo momento? Perché praticamente è tutto spento, quindi è l'acqua temperatura residua dell'ultima accensione. Ah, ok, perfetto. E come mai c'è questa concomitanza col pozzo? Perché anche il pozzo mi dicevi che è a 17 gradi, è solo casuale? Adesso è totalmente casuale. Perfetto, grazie. Sembrava una coincidenza. No, assolutamente una casuale. Qui poi abbiamo la temperatura di mandata al pavimento, cioè la temperatura che io ho impostato tramite il miscelatore, quindi questa temperatura non supererà mai 45-46 gradi e questa è la temperatura di ritorno dal pavimento. Quindi qui vedremo la differenza termica tra la mandata e il ritorno sull'ingresso e l'uscita del pavimento. Esattamente, quando il ritorno si trova sui 28 gradi, posso dire che io già ho riscaldato casa, perché qua partiamo questi 14 non sono la temperatura del pavimento, perché ovviamente questo sta segnando la temperatura di una sonda che è montata su un tubo che si trova esternamente sul muro esterno, diciamo, dentro il collettore del pavimento, però è all'esterno. Allora, come dicevamo prima, abbiamo la possibilità di utilizzare sia solo il camino, solo la caldaia a gas o camino e caldaia a gas, e questi due sono gli interruttori che mi permettono di fare la scelta. In posizione A solo camino, in posizione B, quindi in questo caso B camino più caldaia a gas, in posizione C solo caldaia a gas. Muovendo questi interruttori a destra e a sinistra non sto facendo altro che azionare delle valvole a 3 vie motorizzate
che mi permettono all'acqua di circolare dentro la caldaia a gas o semplicemente dentro il camino o semplicemente solo nella caldaia a gas. Beh, intanto ti faccio un complimento perché tutto questo impianto non l'hai fatto solamente con connessioni montate a caso, ma vedo che c'è tanta estetica, tu hai scritto anche tutti i vari componenti e le funzioni e sembra proprio un impianto di quelli che andiamo ad acquistare a un certo costo. Parlando di costi, che cosa ci dici, Graziano? Allora, non ho un conteggio effettivo. Partendo dall'inizio, tenendo anche conto che io molti accessori li ho recuperati, sono Ecco, questo è importantissimo, materiali evidenzialo, cioè tutti i materiali di recupero che sei andato a prendere qua e là, invece che sprecarli li andiamo a riutilizzare, erano efficienti? Erano sì, assolutamente funzionanti, 2 circolatori acqua, uno che ho utilizzato per far circolare l'acqua dal serbatoio al camino e un altro che ho utilizzato per far circolare l'acqua che poi è stata riscaldata dal camino tramite lo scambiatore e lo mando dentro la caldaia o il pavimento. Infatti quando funziona solo a camino per il riscaldamento a pavimento funziona un solo circolatore, il circolatore della caldaia non è in funzione e la caldaia è esclusa dall'impianto, anche se rimane collegata idraulicamente perché il vaso di espansione della caldaia è lo stesso che funziona per il riscaldamento a camino, perché Perfetto. è isolato nel senso che non c'è circolazione dentro la caldaia, però o la mandata o il ritorno sono in comunicazione con la caldaia, così che il vaso di espansione è unico. Benissimo. Andando a memoria, i prodotti riciclati che hai usato cosa sono? Le 2 pompe di circolazione? Sono 2 pompe di circolazione, poi lo vediamo dopo, le ventole per far circolare l'aria calda, Ok, che quindi sono fan di coil, fan coil, ok, diciamo perfetto. usati, e qualche altra Accessori, insomma, accessorio. quanto quantifichiamo questi componenti usati? Allora, 1 migliaio di euro. un pochino meno, Un po' meno, sono un perfetto. pochino meno. Perfetto. Diciamo Però un che impianto fatto così, se dovevi chiamare insomma dei professionisti eccetera, ti sarebbe costato una cifra perché tu hai fatto, a parte lo scavo in giardino, i tubi corrugati, passaggi in casa, andata e ritorno, pompe eccetera, insomma sono giorni e giorni di lavoro. sono molti giorni di lavoro, li ho fatti diciamo nei ritagli di tempo, come per me questo è un hobby, però mi rendo conto che un impianto del genere partiamo dalle 5.000 euro in su. Io ne avrò spesi poco più di 1.000 di accessori, tra gli usato no, però il nuovo, Sì, 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 il beh, certo. miscelatore, tutti gli accessori idraulici, tubi, gomiti e quant'altro, raccorderie varie le ho dovute comprare ovviamente. Chiaro, chiaro. Grazie, Graziano, andiamo avanti. E poi qui Facciamo abbiamo una pausa. E la pausa la voglio fare per fare i complimenti a Graziano perché avete sentito che ha riciclato tanti prodotti presi qua e là, come i fan coil, come le pompe di circolazione, eccetera. Poi alcune cose le ha comprate e dalle cifre che avete visto ha detto che ha speso poco più di 1.000 euro per un impianto che costa molto di più. Questo è il potere del fai da te, chiaramente bisogna sempre sapere cosa fare e in questo canale e anche in questo video suggerisco sempre di avvalervi, se dovete fare un impianto così, di esperti, quindi di idraulici piuttosto che di coloro che se ne intendono di materiali elettrici e quant'altro. Ci sono alcuni prodotti da acquistare, nel link trovate ad esempio questi che sono i termostati che Graziano ha usato, sia singoli che doppi, per andare a gestire tutte le partenze delle pompe e questo è importante, ci sono sensori di temperatura che lavorano in sicurezza, eccetera. Ma andiamo avanti perché vogliamo vedere che cosa ha fatto nel proseguo di questo bell'impianto. Buona visione. Ecco una cosa, Graziano, ma cosa ti ha spinto a fare questo progetto, a sviluppare, insomma, pozzo, pompe, acqua e quant'altro? Guarda Gianni, il fai da te è sempre stata una cosa che mi è piaciuto. E a chi lo dici? E poi non nego che il tuo canale mi ha dato una spinta ulteriore per fare alcune cose che diversamente forse non avrei Beh, fatto. vabbè, grazie di questo. Andiamo a vedere l'ultimo, diciamo, aspetto di questo quadro elettrico che è rappresentato da questi 2 pulsanti. Infatti, come potete vedere, a destra c'è scritto raffreddamento, a sinistra riscaldamento. Attualmente è impostato su riscaldamento, poiché adesso andiamo ad accendere il camino.
Però, come tu appunto dicevi prima, tramite l'acqua del pozzo, io se spingo questo interruttore dal lato di raffreddamento e quest'altro, vediamo cosa succede. Si spengono due dei termostati digitali perché non servono più, servono soltanto, e come dicevo prima sono soltanto di visualizzazione, la temperatura della mandata. Questo poi sarà l'acqua che viene dal pozzo, che entrerà nel pavimento e ovviamente questo adesso non è stabilizzata così perché è ferma lì. È ferma, quando accendi la pompa va a 17 gradi. Esattamente, e questa sarà la temperatura in uscita dal pavimento, che ovviamente sarà più calda di 17 gradi. Adesso è inverno, quindi il contrario. E ovviamente con questi due interruttori io vado ad escludere questi due termostati di cui non ho più bisogno, e ad escludere i due circolatori che fanno circolare l'acqua durante il riscaldamento. Perché? Perché l'acqua del pozzo arriva sotto al pavimento o nel riscaldamento, o in questo caso raffreddamento a pavimento, tramite la pompa che è montata nel pozzo. Una pompa piccola, 250 watt di consumo, perché la quantità di acqua che deve circolare non è esagerata e non abbiamo bisogno neanche di pressione, perché l'impianto a pavimento, una volta che funziona con il pozzo, diventa a vaso aperto, non c'è pressione, e quindi con uno di questi due interruttori abbiamo escluso la caldaia a gas completamente. Adesso è tagliata fuori idraulicamente e elettricamente. Perché? Perché ovviamente la caldaia deve funzionare alla pressione di un bar, mentre la pompa del pozzo funziona a una pressione atmosferica, diciamo. Soltanto la differenza di pressione dal piano terra, dal piano del livello dell'acqua fino al primo piano dove sono io. Benissimo, e questo avviene attraverso questa valvola 3 vie pilotata dagli interruttori che ci hai fatto vedere. Che ne dici, Graziano? Adesso passiamo da questi aspetti tecnici. Tu attiverai, eccolo lì, hai attivato l'acqua calda che circolerà sul pavimento attraverso il camino, e accendiamo il camino. Accendiamo. Ragazzi, quando si costruisce un impianto, il momento più bello, come l'interruttore che fa on al fotovoltaico quando deve partire l'inverter, ebbene Graziano fai on al riscaldamento, e vediamo poi cosa avviene con le temperature e le pompe di circolazione. Bene. Qualche minuto di pausa per permettere al fuoco di raggiungere la sua temperatura. Eccoci, Graziano, col camino veramente acceso a manetta, e passiamo subito alla strumentazione. Descrivimi cosa sta accadendo qua sotto. Allora, qui abbiamo il serbatoio che è arrivato già ad una temperatura di 38 gradi. Quel lampeggiante che vedete è il ritardo dell'accensione del circolatore. Già a 38 gradi si deve accendere, adesso si accenderà fra un attimo. Qua su abbiamo 62 gradi e sta salendo, ed è la temperatura che, prelevata dal serbatoio a 39, viene riscaldata e arriva a 62. Ancora parte il circolatore, quindi l'acqua non ancora sta andando a riscaldare il pavimento. In un attimo vediamo cosa succede quando questo LED finirà di lampeggiare. Ecco, adesso è partita la pompa e vediamo che questa temperatura sale in maniera molto rapida, perché l'acqua sta circolando dentro lo scambiatore e sta andando verso il pavimento. Questo è prima del miscelatore. Qui è la temperatura dell'acqua che entra nel pavimento, e come vedete sta salendo 16, 16,8, 17,5, sale molto velocemente. È l'innalzamento della temperatura all'interno del pavimento dal suo inizio, diciamo. Questo è all'ingresso, questo è all'uscita. Fra un po' vediamo che anche questo 16 inizierà a salire. Perfetto, quindi impostiamoci su questa videata globale. Tra un po' torniamo qua per vedere il suo funzionamento, diciamo, una volta avviato l'impianto. Eccoci ragazzi, siamo arrivati a regime, qui l'impianto sta adesso funzionando al massimo livello. Graziano, descrivici cosa sta accadendo. Allora, abbiamo la temperatura dell'acqua nel serbatoio che ha raggiunto i 41,9. Ok, quindi il serbatoio coibentato all'esterno ha raggiunto questi 42 gradi circa. Esatto, eccole qua.
l'acqua viene prelevata dal circolatore, viene inviata nella serpentina, esce dalla serpentina a 73 gradi. Quindi dalla fiamma, diciamo, che batte su tutti i tubi di rame che hai avvolto intorno alla cappa, diciamo, all'interno del camino, abbiamo una temperatura di quell'acqua di 72 gradi, quindi molto alta. Ok. Ovviamente quest'acqua va nello scambiatore, lo scambiatore riceve il calore e arriva l'acqua nello scambiatore a 60,8, quindi c'è un difetti di 10 gradi circa. Perfetto, quindi nel serbatoio grande 70 dal camino, diciamo, Sì. e 60 il punto del riscaldatore in ingresso. In ingresso. Questa temperatura va nel miscelatore, Sì. che miscela con l'acqua fredda che sta tornando dal pavimento, che attualmente è 23,4, miscela quell'acqua lì da 60 gradi e la fa diventare 42,4. Perfetto, quindi all'interno del pavimento, diciamo all'ingresso del pavimento, entrano 42 gradi di temperatura prelevata da tutto questo meccanismo ed escono 23, quindi la cessione è di questa differenza di una ventina di gradi sul pavimento. Esattamente. Ottimo, quindi diciamo è anche abbastanza efficiente perché insomma prelevi tanta roba sui 42. Allora, la cosa che notavo incredibile, però vorrei sentirla da te, è che abbiamo una fiamma molto alta nel camino e l'efficienza di tutto questo prelievo non riesce a portare le temperature molto alte, il che è molto positivo su quello che è, diciamo, l'andamento sul pavimento, che non deve mai essere troppo alto. Quindi abbiamo 70 gradi di fiamma, di acqua riscaldata dalla fiamma, e ne abbiamo 23 di ritorno dal pavimento, e tutto l'impianto si mantiene stabile tra i 42 e i 23 gradi. Esatto. Ovviamente c'è una piccola oscillazione in base al consumo della legna. Mano a mano che si consuma la legna, la temperatura può scendere, però ovviamente poi quello dipende dall'operatore che è lì davanti, che aggiunge la legna per tenere la fiamma alta, insomma. Chiaro, dato che qui siamo su un canale energia fai da te, siamo off grid, l'operatore è il padrone di casa, giusto? Esatto. Eccoci qua. Allora, Graziano, descrivi la parte esterna alla casa che è connessa praticamente alla circolazione con l'acqua calda prodotta dal camino. Ok, allora abbiamo il serbatoio di cui abbiamo parlato prima. Quello che vedete ovviamente non è acqua, nel senso che è liquido per radiatori, lo stesso che si usa per le vetture. Perché? Perché ha un punto di congelamento di meno 20 e un punto di ebollizione di più 120. Siccome possiamo raggiungere anche temperature alte con il camino, allora ho preferito questo, anche perché ha una bassissima evaporazione. Devo semplicemente aggiungere mezzo litro di liquido al mese. Se era acqua, come avete potuto vedere c'è un galleggiante, avevo previsto l'utilizzo della semplice acqua, però questo galleggiante adesso non è collegato. Ora, cosa abbiamo qui? Quello avrebbe prodotto l'ingresso automatico dell'acqua l'ingresso evaporata. automatico Ok. evaporata, esattamente. Perfetto. Però non sta Ti funzionando. faccio subito una domanda, scusa Sì. Graziano se ti interrompo. Qui siamo all'esterno e qui potrebbe esserci una perdita di calore enorme. Come hai pensato di coibentare questo vaso? Ci arrivo in un attimo, ti voglio solo far Dimmi. vedere che qui abbiamo il circolatore che manda l'acqua dentro la serpentina del camino, e questa è l'uscita che va a finire dentro lo scambiatore, che è Perfetto. immerso nel mio caso, però può anche essere fuori dall'acqua, non c'è problema. Perfetto, quindi il prelievo dalla zona più bassa, eccola qua. Esattamente. Questo sarà uno scarico, Questo è uno ovviamente. scarico. Quindi prelevi da sotto e ributti sopra passando dallo scambiatore. In Esatto. questo modo avviene lo scambio termico. Perfetto. Ok. Qui vedete il termostato meccanico di cui parlavamo prima, Sì. collegato con la sua sonda, che è diciamo a contatto con il tubo della mandata. Ok, Che quando fa la- sente la temperatura Si accende se non è stata accensa manualmente. E diversamente, anche in questo caso io posso andare a dormire e spegnere l'impianto, che non si spegnerà fin tanto che questa sonda dirà ok, la temperatura è bassa, e quindi si spegne in automatico e chiude, diciamo, ferma tutto l'impianto del riscaldamento a camino. Se il camino comunque ancora c'è della brace, potrebbe riattivarsi un paio di volte a distanza di minuti, ma lo fa in maniera autonoma. Ora, dicevamo, come abbiamo isolato tutto questo? Ho usato semplicemente del polistirolo da 8 cm, tagliato a misura, tagliato eccolo a lì, misura. perfetto. Io l'ho già incastrato.
fantastico. E abbiamo un coperchio anch'esso in materiale Ecco, isolante. ci tengo a fare una bella inquadratura. Praticamente qua abbiamo tutta la zona dove c'è il liquido, chiamiamolo l'antigelo, che praticamente, scusate un po' di rumore di sottofondo, questa era una cinghia di un'auto che slittava e si sentiva in sottofondo, non erano dei volatili. Bene, grazie Graziano, questo è interessante perché andiamo a evitare che il caldo prodotto dal camino nei periodi invernali vada veramente a dissiparsi. E vai avanti, là vedo le 3 vie, eccoci qua. Allora, qui abbiamo la valvola miscelatrice, prende l'acqua che viene dallo scambiatore, la pompa la aspira ovviamente e la manda nell'impianto a pavimento. Ho dovuto fare un'aggiunta di tubi, circa 8 metri di tubi, per arrivare poi al collettore del riscaldamento a pavimento. Ovviamente il miscelatore prende l'acqua sia calda che fredda del ritorno del pavimento. Questo è il ritorno. Chiaro, perché deve andare a dosare. Deve andare a dosare. Qui vediamo queste due valvole a 3 vie motorizzate che hanno la funzione di escludere l'impianto di riscaldamento, o meglio tutta la tubazione che viene dal camino, e per dare la precedenza ai tubi che vengono dal pozzo. Automaticamente tutta la parte sottostante viene esclusa e questa è la mandata e il ritorno dell'acqua del pozzo. In questo caso lo userò quest'estate per raffrescare casa. Quindi tu hai fatto questo impianto per avere l'acqua calda del camino attraverso questo serbatoio e le relative pompe, nel contempo col 3 vie piloti il tutto, e con queste motorizzate sceglierai, invece che l'acqua calda del camino, andrai a prendere quella a 17 gradi del pozzo, correggimi se sbaglio Graziano, e dai 17 gradi del pozzo tu andrai a raffreddare la casa, perché ovviamente in estate viene raffrescata quando arriviamo a 27, 28, 30, 35, e tu invece raffredderai il pavimento. Quando saremo dentro poi vedremo un attimo questo impianto di raffreddamento. Voglio che mi spieghi anche, perché questa è una problematica che spesso accade, cioè il punto di brina, cioè come andiamo a evitare la condensa. Esatto, lo vediamo in un attimo. Bene ragazzi, questa era tutta la fase fuoco. Adesso io voglio farvi vedere la trasformazione di un fan coil preso dal rottamaio, riciclato da Graziano, abbellito, e guardate che lavoro estetico ha fatto e soprattutto molto funzionale. Andiamo avanti col video. Ragazzi, il primo pezzo che vi faccio vedere è esattamente la centrale che poi preleverà l'acqua dal pozzo. Qui abbiamo, come vedete chiaramente, l'ingresso e l'uscita. C'è anche la vaschetta interna dove c'è, e lo vedete bene, la caduta delle gocce della condensa. Questo è il radiatore, praticamente l'acqua circola all'interno di questo radiatore e il motore che pilota le 2 ventole soffierà l'aria fredda prelevata, pensate, l'ho già detto, nel pozzo, uscirà da queste 2 bocche e ovviamente sarà distribuita all'interno della stanza. Quindi questo è il primo pezzo fondamentale. Qui lo vedete grezzo, poi sarà abbellito, sarà rifinito, verniciato, per dare ovviamente sintonia e armonia con il resto dei mobili. Questo è il primo pezzo, passiamo a tutte le varie fasi e andiamo avanti col video. Ragazzi, il fan coil che avete visto nell'immagine precedente è diventato un mobile elegantissimo all'interno dell'abitazione. Qua sotto vedete le grate di prelievo dell'aria dalla casa, e adesso Graziano direttamente ci farà vedere tutto il funzionamento, perché ragazzi è una cosa veramente fantastica e fatta in maniera professionale. Graziano, eccoci qua ancora, descrivici quindi questo bel mobile che arreda, fatto bene, verniciato, tu gli hai messo una plastica adesiva, giusto? Sì. Veramente complimenti, però voglio dare la descrizione totale, vai. Allora, all'interno ovviamente abbiamo lo scambiatore acqua-aria, quello lì che abbiamo visto nel video precedente, con la ventola che butta l'aria fuori. Ovviamente è stato tutto fatto in maniera più o meno decente, dai. No, direi veramente complimenti. No ragazzi, facciamo una... Scusa Graziano, ti interrompo perché... questo qui l'hai fatto tutto tu, cioè hai comprato i componenti. Guardate lo sportello che adesso Graziano vi farà vedere in automatico, che si aprirà, e vedete anche la qualità della composizione, cioè veramente una creazione.
Vi posso dire che qui abbiamo il 95% di materiale di recupero. Vabbè, allora il 100%, il 95% Sì. di non recupero, giusto la plastica adesiva La che plastica gli è attaccata adesiva, i pomellini finti, degli sportelli finti, però il Giustamente. resto è tutto materiale da recupero. Giustamente. Giusto le griglie. Prima di descriverlo, ci fai vedere il funzionamento? Voglio inquadrarlo proprio, se ti metti in posizione, lo voglio inquadrare. Allora, Ecco, qui abbiamo questo sportellino che dove c'è la strumentazione, dove c'è la diciamo. strumentazione. Adesso è già acceso perché sta circolando l'acqua che viene dal pozzo già all'interno dello scambiatore. Adesso accendiamo la ventola. Bellissimo, in automatico. In automatico la ventola fa aprire lo sportellino. Abbiamo 3 velocità: velocità 1, velocità 2, velocità 3. Diciamo che Tra l'altro devo dire anche silenzioso, non è fastidioso. E qui uscirebbe l'aria a 17 gradi del pozzo, quando in casa tu puoi avere 30-35 gradi in estate. esattamente. Prova a spegnere. Spegniamo. Fantastico, c'è un appoggio, rallentamento e caduta. Quindi tu hai giocato anche con i vari bilancieri. Ho giocato con dei contrappesi per far sì che l'apertura sia soft e anche la chiusura sia molto delicata. Ragazzi, mi metto davanti anch'io un attimo alla telecamera, perché questo è quello che avviene sul nostro canale. Cioè Graziano mi ha fatto vedere come con prodotti riciclati, con inventiva, poi anche capacità, perché insomma è una persona che ha le sue capacità, è arrivato a creare un mobile che in automatico ci dà aria fredda all'interno di questa abitazione. Ragazzi, qui siamo a costo zero, qui siamo nella casa off-grid. Andiamo avanti, Graziano, facci vedere la strumentazione. Allora, Graziano, qua la ripresa è un po' sacrificale, però devo comunque dire sempre molto elegante. Qui hai fatto un vano che adesso tu ci spiegherai, mentre io rimango qui a inquadrare le apparecchiature. Vai. Allora, abbiamo un interruttore generale, questo qui con Arancione a metà, sì. diciamo che è verde chiaro. Una manopola per la regolazione della ventola, abbiamo 0 e poi velocità 3, 2, 1. E abbiamo il primo lettore, sempre un termostato digitale, che però nel mio caso viene utilizzato solo come visualizzatore della temperatura. Visualizza la temperatura dell'aria in uscita, e giù abbiamo la temperatura dell'acqua in ingresso, che sarebbe quella azzurra, e in uscita quella in color rosso, dopo che l'acqua del pozzo è arrivata ed è uscita dallo scambiatore. Servono solo a me per visualizzare quello che sta accadendo e se tutto funziona bene. Perfetto, quindi in questo momento, adesso siamo in inverno, quindi l'acqua è 17, è ferma lì, eccetera. Però in estate potrebbe succedere che entra a 17 gradi, viene buttato il freddo nell'ambiente e l'acqua riesce, ovviamente avendo ceduto il suo freddo, riscaldandosi. Qual è la differenza termica che hai rilevato quest'estate? E parliamo di circa 5-6 gradi di differenza. Perfetto, quindi niente male, perché con le ventole forzate insomma è una buona dissipazione. Parliamo di un'altra cosa che ti avevo accennato prima, Graziano, cioè il problema dell'umidità, ovvero della condensa che potrebbe crearsi, come si crea in tutte le climatizzazioni. Allora, il problema del raffreddamento a pavimento è che se il pavimento si raffredda in maniera eccessiva, cioè a una temperatura troppo bassa, si crea la condensa letteralmente sul pavimento, che sia parquet o mattonelle. Ovviamente per creare la condensa abbiamo bisogno di una temperatura inferiore ai 20 gradi. Nel mio caso non conto di arrivare a una temperatura inferiore ai 20 gradi, perché abbiamo già l'acqua del pozzo che è dei 17 gradi. Ovviamente appena entra nell'impianto a pavimento cede subito il freddo, e quindi raffreddare il pavimento, il massetto, compreso le mattonelle o il parquet, ad una temperatura inferiore ai 20 gradi è abbastanza utopistico. A me basta che la temperatura del pavimento arrivi a 22 gradi, perché se fuori abbiamo 28, comunque io ho una temperatura cosiddetta fresco effetto cantina. Se però ci dovesse essere della eccessiva umidità nell'aria all'interno dell'abitazione, comunque questo
termoconvettore che tira fuori aria fredda, non fa altro che condensare anche lì sullo scambiatore e tira fuori anche dell'umidità, cioè toglie l'umidità dall'ambiente. E quindi questi due sistemi, quindi anche in questo caso ho il sistema di raffreddamento a pavimento e ad aria, combinati tutti e due insieme hanno un effetto ottimale. Perfetto. Una cosa che tu mi dicevi, adesso forse non l'hai citata ma te la voglio richiedere, che tu utilizzi anche un condizionatore, quindi sempre in off-grid, per andare quindi a deumidificare ulteriormente l'aria dell'ambiente. Quindi al di là di questo impianto a pozzo accendi anche una pompa di calore in raffrescamento che va a deumidificare l'ambiente. Sì, diciamo che prima di creare questo sistema con il pozzo io avevo e continuo ad avere due condizionatori in casa. Perfetto. Che posso comunque sempre accendere nel caso non la temperatura ma quantomeno l'umidità dovesse essere eccessiva. Ottimo, ottimo. Senti, vorrei chiudere questa immagine se mi fai rivedere ancora l'automatismo dello sportellino che definisco fantastico, veramente. Eccolo qua, aria fredda, ve lo posso anche garantire, che esce. Spegni pure. Bello, bello, elegante, non si vede niente. Ottimo, complimenti Graziano. Graziano, a questo punto ti voglio fare una domanda. Il costo energetico, cioè la corrente per far muovere tutti questi meccanismi, quant'è? Allora, per raffreddamento parliamo di circa 400 watt. La pompa del pozzo sono 250 watt, più due ventole, sono questa più un'altra che ho montata nel reparto notte, e quindi parliamo di 75 watt di luna, quindi abbiamo un totale di 400 watt. Secondo te hai risparmiato? Beh, se pensi che diversamente prima raffrescavo con 3 condizionatori da 1 kW ciascuno, quindi invece di 400 watt invece di 3 kW. Quindi sei a circa il 10-12% di costo invece che tu spendevi, sì, 3 kW sei a 3-400 watt. 400 watt. Adesso che diventeranno 0 non appena monterò l'impianto fotovoltaico che grazie al tuo canale ovviamente sono adesso in grado di realizzare. Facciamo un complimento al canale, non a Gianni. Quanto te ne intendevi di fotovoltaico? 0 appena meno. Era una domanda un po' tendenziosa. Ebbene, Graziano, seguendo il canale, ha aggiunto alle sue enormi, ragazzi, enormi competenze anche questa, e quindi insomma si va sempre in questa direzione, aiutare chiunque a produrre la propria corrente. Sarai gratis, quindi? Assolutamente sì, l'obiettivo è quello. Ottimo, ottimo, andiamo avanti. Ragazzi, dato che questo impianto, l'avete visto, produce il caldo che scalda il pavimento, questa ventola e quant'altro per l'inverno, e poi avete visto anche il freddo, ovvero dal pozzo preleviamo acqua a 17 gradi che sarà gettata dal fan coil all'interno di casa e sotto il pavimento. Ora non voglio fare questo video diviso in due, di cui la seconda puntata è quest'estate, allora gli ho detto a Graziano scaldiamo casa, e adesso siamo qui dove in questo ambiente, lo vedete dal cambio di abbigliamento, siamo praticamente a quasi 25-26 gradi, correggimi se sbaglio, e fra un attimo andiamo a vedere il comportamento del fan coil con la spinta dell'acqua del pozzo per portare aria fredda all'interno della casa in un clima che oramai diventa essere qua in questa casa tropicale. Andiamo avanti, ragazzi. Allora, Graziano, siamo sbracciati, qui abbiamo portato la temperatura, lo vediamo subito dagli strumenti, a 27 passa, quasi 27 e mezzo, quindi siamo in estate, no? Qui c'è il camino bello acceso che continua a buttare calore, e adesso facciamo andare il raffrescamento attraverso l'acqua del pozzo. Io intanto inquadro adesso gli elementi in modo che tu poi ci dai le spiegazioni del caso. Allora, 27 gradi e 4 è la temperatura dell'aria della stanza dove siamo noi adesso. Ovviamente abbiamo buttato parecchia legna e quindi abbiamo una temperatura molto alta. Abbiamo simulato una giornata di estate, quindi 27,4. La ventola sta già facendo circolare l'aria, però la pompa del pozzo adesso è spenta.
Adesso andiamo ad accendere il pozzo, o meglio ad aprire il rubinetto della mandata. Vai. Ovviamente vediamo che le temperature in basso iniziano a scendere, perché dovremmo raggiungere circa i 17 gradi, che è l'acqua del pozzo, la temperatura dell'acqua del pozzo. E anche sopra Graziano da 27 siamo scesi a 23. Esatto, ovviamente sta accadendo quello che deve accadere, cioè l'aria dell'ambiente, temperatura dell'aria che era di 27,4 sta scendendo e sta andando verso la temperatura che vogliamo noi. Questa temperatura, che è già scesa sotto i 20 gradi, possiamo vedere dove si trova il sensore di temperatura. Eccolo qua, è questo qui. Quindi questa è esattamente la temperatura che rileviamo in uscita dal fan coil. Esattamente. Dopo che l'acqua L'acqua a 17 gradi ha climatizzato quello che abbiamo visto prima a 27, quindi abbiamo una discesa termica di 10 gradi, niente male. Qua adesso siamo a 19, quindi insomma... sì, continuerà a scendere fino alla temperatura minima, che potrà essere potrà 17, essere, 18, eccetera. Ovviamente ci sarà sempre un delta T, non potrà mai essere 17 gradi, perché altrimenti Perfetto. avremo efficienza 100%, ma... Bene, anche questo è stato molto interessante. Passiamo alle conclusioni finali. Qui ragazzi vediamo praticamente tutto l'impianto, partendo dal pozzo che ha circa una decina di metri di profondità, e abbiamo le due connessioni che passano nel corrugato. Questa è la mandata, ovvero la pompa spinge l'acqua attraverso questo tubo e ritornerà attraverso quest'altro. Ovviamente questo per le connessioni elettriche. Il tutto entra in questo corrugato e ovviamente coibentato, cioè sottoterra a circa 40 cm, andrà a percorrere tutto il tragitto nella proprietà fino ad entrare nell'abitazione. Questo è praticamente un lavoro, ragazzi, molto semplice, però ha una sua importanza, perché praticamente nella semplicità riesce a portare l'acqua ad una temperatura calibrata che vedremo all'interno dell'abitazione, e sarà sempre quella estate-inverno, cioè quando fa freddo o quando fa caldo lui manterrà stabile le temperature della dissipazione. Ragazzi, qui siamo ai tropici e andiamo con quelle che sono le immagini finali. Innanzitutto voglio ringraziare Graziano che ci ha ospitati tutti a casa sua per vedere questo meraviglioso impianto. Un ragazzo che veramente ha delle capacità, è un tecnico che riesce a costruire queste cose anche con materiali usati, e prelevando dal pozzo, prelevando dalla legna, e questo è veramente bello da vedere e da fare. Sotto questo video chiaramente ci sono alcuni link dei vari prodotti come i termostati, le pompe eccetera, se volete autocostruire il vostro impianto, ed è una cosa che ovviamente è lo scopo del mio canale. Graziano, lascio a te le ultime parole, cosa vuoi dire agli amici del canale? È stato un piacere sicuramente stare qui con voi, e devo ringraziare Gianni che mi ha dato questo privilegio, questa opportunità, e poi voglio anche ringraziarlo per le capacità che mi ha trasmesso. Prossimamente ci saranno delle altre evoluzioni riguardo al fotovoltaico, e di questo ovviamente posso solo che ringraziare Gianni. Tutto quel fotovoltaico da fare. Sì. Basta ringraziamenti, vai avanti con i saluti. Grazie da te a me, vai. Saluti a tutti, è stato un piacere per me, e alla prossima. Come al solito ragazzi, iscrivetevi al canale e al prossimo video.